Amici della soffitta, preparatevi! Oggi vi racconto una storia così assurda che sembra uscita da un sogno fatto dopo una scorpacciata di fagioli alla Bud Spencer e una maratona di heavy metal. C'era una volta una bellezza mediterranea generosamente disegnata, conturbante, silenziosa ma letale. Il suo nome? Druna. E sapete com'è andata? Negli anni 2000 qualcuno ha pensato: e se trasformassimo Druna in un videogioco per PC? Spoiler, è andata, come quando tenti di rifare la carbonara senza guanciale. Un disastro annunciato. Correda l'anno 2001. Il millennio era nuovo, la grafica 3D ancora zoppicava e Druna Morbus Gravis arrivò sul PC. Trama? Tenetevi forte. Druna in coma e un tizio chiamato Doc entra nei suoi ricordi grazie a un casco futuristico chiamato Brainholder. Tipo Inception, ma con più buchi narrativi di un vecchio VHS troppo usato. Nel gioco non controlli Druna, controlli le sue proiezioni mentali. Corri, salti, raccogli fialette di siero, eviti mostri e ti chiedi continuamente: ma dov'è la Druna che ricordavamo? Quella che, anche se semisvestita tra i mutanti, dominava l'inquadratura con un solo sguardo. Il gameplay era così legnoso che sembrava programmato da un falegname. Telecamere fisse, controlli scivolosi come un bagno turco e una protagonista che non combatte, non affascina, non si ribella. Porre e salta. Fine. Unico punto forte? La grafica. Fondali notturni, atmosfere cupe e suggestive e il modello digitale di Druna. Beh, una gioia per gli occhi, anche se a tratti sembrava camminasse con una colonna di marmo nella schiena. Il gioco puntava a essere profondo, trattando tematiche su memoria, contaminazione e corpo che diventa prigione e risorsa. Peccato che poi resti tutto nel guardare Druna ferma davanti a un cancello elettronico per 10 minuti, mentre cerchi disperatamente di capire quale pixel cliccare per andare avanti. La critica lo ha demolito. GameSpot lo liquidò con un 2.6 su 10, scrivendo che non solo sbaglia ogni mossa, ma inventa modi nuovi per farlo. Un'occasione mancata, una passerella 3D per una diva che meritava di meglio. Facciamo un passo indietro, perché Druna nasce su carta tra il 1985 e il 2003 da Paolo Eleutheri Serpieri. Pubblicata su riviste internazionali come Metal Hurlant e Heavy Metal, ha venduto oltre 1 milione di copie in tutto il mondo. Le sue curve magnetiche non erano mai gratuite. Dietro c'erano domande esistenziali, società al collasso, mutazioni genetiche, religioni tecno-autoritarie. Restano memorabili le scene di lei che attraversa corridoi bui con un velo e davanti un mondo che brucia. Oggi, a più di 20 anni dal videogioco, se ne parla ancora. Non perché quel titolo sia diventato un cult, ma perché l'immaginario di Druna è rimasto nell'immaginario collettivo. Un mix di fantascienza, mistero e desiderio che ancora oggi non ha eguali. E voi? Ricordate Druna? Avete mai provato quel videogioco? O vi siete fermati alle pagine illustrate che bastavano e avanzavano? Fatecelo sapere nei commenti. E se vi è piaciuto questo viaggio tra fumetti e retro game, sapete cosa fare. Iscrivetevi subito al canale La Soffitta di Pippo, attivate la campanella e lasciateci un like con tutto il vostro cuore nostalgico. Scriveteci anche quale protagonista volete riscoprire nella prossima puntata: Zora, Ira, Magenla o una meteora dimenticata. Qui, nella Soffitta, nulla viene dimenticato, anzi, tutto torna, specialmente se ha le curve giuste.